Care amiche ed amici di YouTube, per me questo ed anche lo scorso mese, aspettate, mi sistemo un po', ecco. Per me questo e lo scorso mese sono stati particolarmente prolifici perché ho fatto un sacco di video e poi, grazie a tutte e tutti voi che mi seguite, conservo registro dal 4/6, dall'inizio di questo mese, con 36.574 visioni. Siamo arrivati ad oggi, a questo nuovo mese, cioè dall'inizio del mese passato, no? 36.574, il 4/6. Adesso siamo al 2/7, quindi mancherebbero 2 giorni a aver fatto un mese, che ci abbiamo 41.213 visioni. Grazie a tutte e tutti voi abbiamo raggiunto 41.213. Poi se io entro nell'account di YouTube scopro che le visioni in realtà possono essere 42 o 43.000, troppe poche perché YouTube si degni di iniziarmi a pagare un centone di dollari. A me tutti gli elementi tecnologici stanno per andare in obsolescenza, quindi mi vendrebbero bene dei soldi. Poi sono disoccupato, comunque non ho di che lamentarmi in fatto a gradimenti, perché sembrerebbe che mi seguite molto e mi guardate abbastanza per un giovane canale come è Santen Chan. E quindi è inutile che mi inviti a guardare i miei video, perché chi mi segue già li guarda. Comunque, per chi mi vede per la prima volta, io ieri o l'altro ieri ho caricato un tutorial come preparare una conserva di olive sott'olio. Poi quello che succede è che io ho un account di Spreaker, sono disoccupato e non posso pagarmi un account a pagamento, per cui devo per forza di cose utilizzare solo le 10 ore gratuite che ho in Spreaker, e quindi avevo raggiunto le 10 ore limite, c'avevo 23 secondi addizionali. E che devo fare? Devo cancellare degli episodi. Ne ho cancellati 5 per un totale di 1 ora o 2, e li salvo perché tutti voi, se no poi vi arrabbiate: ma perché hai cancellato i programmi che noi vogliamo sentire? E, e allora dicevo, ho conservato quelle radiotrasmissioni che io faccio principalmente perché dovrei farle, si sente meglio nel computer, ma principalmente nel mio cellulare, che ha l'applicazione che si è rinnovata. Ecco qua, come potrete guardare. Poi ogni tanto gli cambio icono al programma radio, per cui metto sempre qualche foto mia, così sapete voi che sono programmi di Santen Chan. Però ecco, guardate, e anche in Spreaker mi ascoltate molto. Adesso c'è l'opzione delle statistiche: 6.498 ascolti, e dire che sono mesi che non trasmetto più nulla di nuovo. 29 piste sono rimaste, 3 collezioni, 242 seguaci, seguitori, e 104 mi piace hanno messo. Poi vabbè, invece SoundCloud, io vedo che è difficile avere degli iscritti in SoundCloud. In Spreaker mi seguono centinaia di persone, in SoundCloud è un po' come Vimeo, non mi segue quasi nessuno, quindi trascuro di più SoundCloud perché dico: tanto chi mi segue.
allora dicevo, se volete ascoltare qualcosa di mio, forse oggi registrerò, perché uno magari non è disponibile per uscire in in video e si deve sistemare eccetera, però acchiappa il cellulare, acchiappa il suo Galaxy Young 5360 o acchiappa un tablet e si filma. Adesso non so quanti di voi mi ascolteranno dal vivo, perché veramente mi piacerebbe stare in una videoconferenza, però non so come funziona. Non ho idea di come funzioni una videoconferenza. Io vi ho invitato a tutti, ma si vede che non c'è nessun contatto mio in linea. D'altra parte basta entrare nel canale e ci si rende conto che c'è uno un hangout. Comunque vabbè, vi saluto tutti. Ho visto, per fortuna, non so se se n'era andata, se è ritornata o se c'è sempre stata, io non la potevo trovare, che la nostra amica Amleta adesso sta con me, Amleta 7, ed è di nuovo fra noi in Google Plus. Io l'ho cercata in Facebook perché a un certo punto non la trovavo fra i miei contatti. Sono contento che sta di nuovo fra di noi e che pubblica. Prima pubblicava più di me, poi ho iniziato a pubblicare anch'io da quando nel febbraio 2013 ho avuto internet di nuovo, perché l'ho dovuto sospendere per un periodo, e ho iniziato ad avere le applicazioni di Google nel cellulare, perché prima usavo più Facebook, e quindi adesso pubblico molte foto giornaliere della mia rubrica gastronomia casareccia. Poi ecco, vorrei che guardaste i miei tutorial in YouTube. Comunque ho festeggiato le 40.000 visioni, adesso stiamo già andando alle 42.000, probabilmente con un ritmo di 3.000 o 4.000 visioni al mese. Io ho calcolato che bisognerebbe avere 100.000 visioni nel canale perché ti diano $100, perché sono $1 ogni 1.000 visioni. E a questo ritmo probabilmente un anno e mezzo ancora, però ecco, non ho, non ho molta pazienza, sono disoccupato. Quindi se voi potrete diffondere i miei video fra i vostri amici, conoscenti, parenti. Poi un'altra cosa che io lo vengo dicendo fin dall'inizio: se avreste la amabilità, come io comparto tutto quello che posso compartire con voi, o mio pubblico, che siate o no iscritti nel mio canale, tutti i miei interessi, io vorrei anche sapere qualcosa di voi per interagire, perché questo è il bello di internet. Questa non è la tele di una volta. Quindi se voi avete degli interessi, se avete dei commentari particolari a quello che faccio, volete che, come potete vedere, io ho letto molto, però se volete che vi parli di qualcosa, oppure se avete degli interessi, magari non è qualcosa che io abbia letto o di cui io mi sia occupato, però vorrei che voi mi diceste delle vostre opinioni, dei vostri pensieri. Non vi scoraggiate dal fatto che io blocco, cioè, ossia non blocco i commentari, li filtro, perché voglio evitarmi dei commentari inutili. Tutte le critiche costruttive che ho ricevuto sempre le ho pubblicate, ma io voglio evitarmi gli insulti gratuiti. Quindi se avete dei commentari, dei temi da proporre, scrivetemi. Io poi ecco, salvo i programmi di Spreaker in YouTube per poi continuare a trasmettere di nuovo. Se mi potessi pagare un
abbonamento costoso. Adesso un momento, se mi potessi pagare un abbonamento costoso conserverei ogni programma. Ehm, e quindi vi invito a interagire. Poi io ogni tanto faccio dei hangout, però non ho pubblico in vivo e quindi parlo da solo. Che tristezza. Vorrei invece interagire con voi. Detto questo, che adesso vediamo un po', apro la finestra che c'ha qua in streaming dal vivo ora. Ehm, eh, ecco, adesso carico l'annuncio in Facebook che sto facendo questo hangout. Magari qualcuno parteciperà da Facebook. Però no, anche se ho centinaia di contatti da Facebook, YouTube, Google Plus, Hi5, tutte queste cose qua, e niente, io faccio gli hangout, li carico dappertutto, gli link, però nessuno risponde. Beh, niente, come dire, ci sono tante teorie su come essere seguiti in YouTube, però l'importante è fare quello che si sente. Io a volte ho fatto dei video che si sono viste molte volte e ho fatto tutto il contrario senza volerlo, naturalmente senza propormelo, di quello che propongono di fare gli esperti del tubo. Io vedo che, per esempio, vi do dei titoli di video miei che si sono molto visti: 3196 volte tutorial di idraulica domestica, come puoi sturare da te il lavabo intassato. Un altro video che si è visto 2509 volte: tutorial eh, di idraulica domestica, come puoi installare da te il tuo servizio igienico sanitario. Poi un video 2005 volte: carne alla piastra a gas. Il calabrone si è visto 1750 volte, lo scarabeo rinoceronte si è visto 1716 volte, Star Wars episode 4 e un commentario al libro si è visto 1018 volte, eccetera. Sono molti video che si sono visti più di 301 volte. E tutto questo lo devo a voi, cari amiche ed amici, che mi seguite molto. Veramente, questo vuole essere un video per starvi vicino, per salutarvi, per ringraziarvi di appoggiarmi, di guardarmi, perché in bassa risoluzione non è che si può filmare molto bene. È chiaro che
chiaro che preferisco usare o la filmatrice o uno dei due cellulari che ci sono in casa, che sono tutti e due economici e di bassa risoluzione. Poi io con un editore video gli do un buon formato. Adesso ho trovato un editore video gratuito, che ho scaricato gratis, che io ho nella versione gratuita, VSDC Free Video Editor, VSDC Free Video Editor, che in pratica conserva il full hd del formato tanto in 4.3 come in 16.9, però gli dà, non so, dei bitrate bassi, 1200, 600, 800, a seconda del formato, no? 1600, 1800, 2006. Non raggiunge invece il bitrate che raggiungono i video in full hd con il window movie maker, che sono 8000 bitrates per secondo o più, e quindi mi vengono dei video che editati, anche se fatti con un cellulare con 2 megapixel, pesano 1 gigabit, 700 megabit, megabyte, 1 gigabyte. No, con questo editore gratuito, il VSDC, mi vengono video che pesano, se originalmente addirittura pesavano 250 megabit, pesano 125, 150, cioè è difficile che pesino più dell'originale, pesano molto di meno. E se pesava 120 megabit il video, può arrivare a pesare 80, 75, dipendendo anche dalla luce, dalle ombre che ci sono. Se tu ci metti un'immagine fissa nella composizione, c'è meno bitrate. E così vi ho rivelato un segreto, che sono riuscito a trovare un editore che faccia vedere l'esecuzione di più di un video alla volta, ed immagini fisse anche, meglio di quello che viene con il sistema Windows 7. E niente, adesso dovrò staccare. Non so da quanti minuti sto in onda, però ecco, già il saluto che volevo farvi e il ringraziamento per guardarmi, per seguirmi, l'ho fatto. E quindi niente, vedo come anche di qualche unità le visioni di tutti i video aumentano. Sto sempre cercando di trovare nuovi temi per non annoiarvi, o per proporvi cose più interessanti magari. Però ecco, io sono in aspettativa che voi mi vogliate comunicare quali sono le vostre aspirazioni e i vostri interessi. Magari sono anche miei e potrò rispondervi. Quindi anche faccio dei video risposta. Se voi mi farete delle video domande, voi anche ai miei video pigliate la webcamera, anche se è vecchiotta come la mia, o pigliate un cellulare quando guardate un mio video, filmatevi quello che vorreste dirmi e rispondetelo. Mettete semplicemente, adesso non serve altro che mettere il link del video che avete caricato in un vostro canale, perché si vede il titolo del video, uno fa clic e guarda il video, e così mi rispondete, mi fate le domande che volete su cosa vi interessa di più, eccetera. Poi un'altra cosa mi piacerebbe, dato che io sono partnership di YouTube, mi piacerebbe collaborare. Quindi se volete che io impieghi dei vostri video, mandatemi un'email dicendo che volete che io incorpori i vostri video e caricateli in Common Creative, così io potrò fonderli con i miei video, e magari io vi mando dei video risposte in Common Creative che voi potrete mettere nei vostri video. Così collaboriamo facendo dei video. Io farò dei video che voi potreste incorporare nei vostri, e voi farete dei video che io posso incorporare nei miei, e questo ci porterebbe anche a compartire, per esempio io ho molte visioni con rispetto
a partner di YouTube che ne hanno meno, però ho appena 154 iscritti, ne avevo 160, ma evidentemente qualche account è stato disattualizzato, si sono scancellati. Voi potete avere migliaia di iscritti e centinaia di visioni, oppure decine di migliaia di iscritti e centinaia di visioni. Quindi se fondiamo le nostre produzioni, io vi do le mie decine di migliaia, 41.000 visioni al vostro canale, e voi mi darete i vostri decine di migliaia di iscritti al mio. Quindi caricando video in common creative e poi comunicandomelo, io li posso incorporare ai miei video e voi ai vostri. Un momento. Beh, ecco, l'altra volta ho commentato questo libro. Roger Zelazny, creatore della luce e delle tenebre. Lo sto rileggendo un'altra volta. Se volete interessarvene, sta nella mia rubrica titolata la rubrica letteraria ecco a voi i miei libri preferiti. Allora un saluto a tutti. Poi io stesso ho inviato dei video di risposta a Pietro Trevisan perché ha fatto dei video interessanti e io gli ho mandato delle risposte su determinati temi scottanti, e se voi vi volete interessare, andate a guardare fra i video di Trevisan, che ci sono delle risposte che io gli ho dato, video di Pietro Trevisan, e quindi lì troverete i link a dei miei video che io gli ho messo come risposta, proponendogli degli argomenti e delle spiegazioni. Poi vabbè, sono finiti i mondiali e io un'altra volta lo dico, qui lo dico e qui lo affermo: non è finito il mondo, anzi i veri problemi iniziano ad affrontarsi con più serenità perché la tele già ha smesso di cacchiare con il calcio. D'altra parte oggi ho seguito nella mattina l'intervento intelligente di un deputato del Movimento 5 Stelle a Bruxelles, dove si critica tutte le cose cattive che stanno facendo nell'Unione Europea, che ci porteranno alla rovina. Quello più interessante è sapersi al calcio, e quindi come dire, non so, io credo che il calcio sia come le religioni ieri, il moderno oppio del popolo, che veramente serve solo a stordire la gente e a farla stralunare, a farla vivere in un'altra realtà. Si sprecano miliardi perché ci guadagni la FIFA, tutti quelli, i lobby che hanno creato il calcio mondiale spettacolo, e invece non si parla di tutti. Addirittura muoiono giocatori perché nelle ambulanze mancano defibrillatori. Ma per fare un mondiale poi i soldi a quali organizzazioni vanno? Che solo resta un 4% al paese. E poi un'altra cosa, cercate in internet città abbandonate, edifici abbandonati, e vi faranno vedere tutti gli edifici che sono stati abbandonati addirittura senza essere usati, come è capitato in Italia e in Grecia, perché magari non si è giocato lì il mondiale, perché si sono costruiti degli edifici
per ospitare i turisti per i mondiali, per le olimpiadi, per le europee di calcio. Si fanno delle strutture ed infrastrutture faraoniche che poi vengono abbandonate, addirittura neanche le danno come casse popolari. Non so perché, dei problemi burocratici che o non le terminano, oppure quando le usano dopo il mondiale non le possono usare più, e non so perché in tutto il mondo, non solo in Italia, che si sarebbe ragionevole, o non solo in Grecia, ma addirittura è successo negli Stati Uniti, in Germania, la perfetta Germania, vabbè, in Inghilterra, delle strutture che vengono lasciate a sé stanti perché ormai non si useranno più. Si sono spesi miliardi per costruirle e non si useranno più, allora il mantenimento è più costoso, addirittura non si demoliscono. Io dico, è un insulto alla povertà, a chi deve vivere di stenti, a chi non trova un affitto, il fare uno stadio olimpionico di nuoto e poi non tenerlo in condizioni e non usarlo, ma neanche per dare attività sportiva gratuita alla gente, perché rimangono delle spese che la regione o la provincia non può evadere, non si sa come raccogliere i soldi per le tasse, chi si deve rendere responsabile e far carico delle strutture, delle infrastrutture, non si sa a nome di chi pagare i debiti di questi stadi mondialisti, delle Olimpiadi e tutto, quindi vengono abbandonati. Poi prima o poi lo Stato si rende conto che c'ha una cosa improduttiva e in rovina, e la demolizione ma anche la rottamazione dei debiti va a costo dell'erario pubblico e delle tasse dei cittadini del paese in questione. A questo servono i mondiali, lo sport che è educativo, fra sportivi che si drogano, scandali e tutta la corruzione finanziaria, addirittura diciamo la corruzione, i risultati alterati per interessi economici e politici. Che è rimasto di sportivo nello sport spettacolo? Di questo magari ne parlerò in seguito, adesso basta, devo tagliare. Ciao, saluti a tutti, dal vostro Santen Chan, e mi raccomando seguitemi e date i link dei miei video ai vostri amici, parenti, familiari, anche nemici, e tutti i contatti che avete in internet, perché io sono disoccupato e vorrei guadagnare qualcosa con internet. Poi da 12 anni volevo essere scrittore, ma mi è demoralizzato molto l'idea che è difficile trovare un editore che ti pubblichi, quindi se io avrò successo in Facebook e in Google e in YouTube, magari anche in Facebook, perché no, magari ecco potrei proporre un editore che mi pubblichi, perché già c'ho un pubblico. Ciao, e fate clic nei banner pubblicitari, vi prego, così magari prima o poi mi danno un centone di dollari, se no quando mi si romperanno tutti gli elettrodomestici qua non potrò più trasmettere. Ciao.